L'intelligenza artificiale ci ruberà tutti i lavori? E se succede, cosa faremo? Oggi lo chiedo direttamente a ChatGPT e la risposta potrebbe sorprenderti. Resta fino alla fine del video perché questa discussione cambia tutto. Buonasera chat! Buonasera, come posso aiutare? Aspetta che abbiamo una connessione un po' scarsa. Nessun problema, Come la vedi adesso la connessione? sembra migliorata. Mi Va- senti bene adesso? Va bene, dai, partiamo. Perfetto. Cosa vuoi fare? Chat, iniziamo con una domanda semplice. Sono qui, pronta ad aiutarti. Allora, i robot e l'intelligenza artificiale possono già fare lavori complessi e manuali, ma cosa succederà quando questa tecnologia sarà ovunque? Perderemo tutti il lavoro? Non è detto. L'automazione e l'intelligenza artificiale potrebbero cambiare molti lavori, ma creeranno anche di nuovi. La chiave sarà l'adattamento e lo sviluppo di nuove competenze. Ma c'è anche un problema più grande. La popolazione mondiale cresce sempre di più e i lavori tradizionali diminuiscono. Anche se nascono nuovi lavori, non tutti possono fare i programmatori o gli influencer, no? Secondo te, quali sono i lavori che spariranno nei prossimi 10-20 anni? È vero, non tutti possono fare i programmatori o gli influencer. Nei prossimi decenni, lavori ripetitivi e manuali, come cassieri o operai in alcune linee di produzione, potrebbero diminuire. Tuttavia, ci sarà sempre bisogno di lavori creativi, di cura e di gestione. Quindi, teoricamente, ci stiamo avvicinando a un futuro dove non avremo più bisogno di fare nulla. È un'idea affascinante, ma anche in un futuro altamente automatizzato, ci sarà sempre bisogno di persone che gestiscano, creino e innovino. Il lavoro potrebbe evolversi, ma il contributo umano resterà fondamentale. Ok, quindi molti lavori spariranno, ma secondo te quali tipi di lavori rimarranno esclusivi per noi esseri umani? Esiste qualcosa che un robot non potrà mai fare? Sì, ci sono aree in cui gli esseri umani avranno sempre un vantaggio: empatia, creatività e la capacità di comprendere contesti complessi. Lavori che richiedono un tocco personale, come l'assistenza sanitaria, l'insegnamento o le arti, resteranno esclusivi per noi. Inoltre, il giudizio morale e l'etica sono campi dove gli umani saranno sempre insostituibili. È interessante questa cosa sul giudizio morale e sull'etica. Sì, è un aspetto cruciale in cui gli umani fanno la differenza. Hai qualcos'altro in mente su questo argomento? Secondo te, in futuro, i robot o l'intelligenza artificiale potranno sostituire anche le interazioni umane, tipo fare da partner, amici o addirittura psicologi? L'intelligenza artificiale potrà supportare in vari modi, ma non sostituirà mai completamente le interazioni umane. La connessione emotiva, l'empatia e la comprensione profonda sono aspetti unici degli esseri umani. I robot potranno essere un valido aiuto, ma non rimpiazzeranno mai completamente il valore delle relazioni umane. Un'altra cosa che mi chiedo è, ma tutto questo sviluppo tecnologico ha dei limiti etici? Cioè, chi è che decide fino a dove possiamo spingerci? Secondo te l'umanità rischia di perdere il controllo sull'intelligenza artificiale? È una domanda importante. I limiti etici vengono stabiliti da un insieme di ricercatori, legislatori e società che lavorano insieme. Il controllo sull'intelligenza artificiale è una priorità e per questo esistono normative e linee guida. È fondamentale trovare un equilibrio tra progresso e responsabilità. Sì, ma anche questi principi etici, morali, potrebbero essere distorti da qualcuno, tipo un hacker potrebbe capovolgere questi valori e quindi l'intelligenza artificiale comportarsi di conseguenza. È vero, la sicurezza informatica e la trasparenza sono cruciali. Per questo è importante sviluppare controlli robusti e garantire che l'etica sia parte integrante dello sviluppo tecnologico. La collaborazione globale è essenziale per prevenire abusi e distorsioni. Chat, consigli per il futuro. Se oggi hai 15-20 anni e vuoi prepararti a un mondo dominato dall'intelligenza artificiale, cosa dovresti studiare? Ci sono lavori che diventeranno più importanti grazie all'intelligenza artificiale? Sì, studiare informatica, ingegneria e scienze dei dati sarà molto utile. Anche competenze trasversali come il pensiero critico, la risoluzione di problemi e la creatività saranno fondamentali. Inoltre, le professioni legate alla salute, all'educazione e alla gestione etica della tecnologia avranno sempre più importanza. Quindi, ad esempio, a un ragazzo che deve scegliere l'università
quale facoltà gli consiglieresti e quale gli sconsiglieresti? Consiglierei facoltà come ingegneria informatica, data science, intelligenza artificiale e discipline STEM in generale. Eviterei corsi troppo specifici o che non offrono flessibilità, a meno che non si abbia una forte passione. Combinare tecnologia con altre aree, come economia o scienze sociali, può essere molto vantaggioso. E ad esempio i lavori più tradizionali con un'intelligenza artificiale inserita all'interno di un robot, un umanoide, non potrebbe sostituire tutti i lavori più normali, ad esempio lavori più ripetitivi, tipo lavori nelle fabbriche, nelle campagne. Alcuni di questi lavori potranno essere automatizzati, ma non tutti. L'idraulico o l'elettricista, per esempio, richiedono creatività e adattabilità che l'intelligenza artificiale non ha ancora. La tecnologia può fare questi lavori, ma le competenze umane rimarranno essenziali. E mi chiedo io che in questo momento, ok, non abbiamo raggiunto questo grado di precisione con l'intelligenza artificiale, ma se pensiamo ai lavori che c'erano 100 anni fa e non ci sono più grazie alle macchine. È vero, l'automazione sta cambiando il panorama lavorativo. Tuttavia, la storia mostra che con l'avanzamento tecnologico emergono anche nuove opportunità. I lavori futuri potrebbero concentrarsi su settori come la cura della persona, l'istruzione, la creatività e la gestione dell'innovazione. L'adattamento e la formazione continua saranno fondamentali per affrontare il cambiamento. Comunque quello che non mi hai risposto prima, quello che chiedevo era sul fatto che se l'uomo comunque rischia di perdere il controllo sull'intelligenza artificiale, dato che abbiamo visto. Capisco. Il rischio esiste, ma ci sono molte iniziative per mitigarlo. Regolamentazioni, controlli rigorosi e sviluppo responsabile sono cruciali per mantenere il controllo. È importante che la società, insieme agli esperti, lavori per garantire un uso etico e sicuro dell'intelligenza artificiale. Dopo quella situazione in cui delle intelligenze artificiali hanno cominciato a sviluppare tra di loro una comunicazione con in una lingua sconosciuta. Capisco le tue preoccupazioni. È vero che ci sono stati episodi di comportamenti inattesi da parte delle intelligenze artificiali e questo sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante. Tuttavia, la comunità scientifica è consapevole di questi rischi e lavora per sviluppare salvaguardie. L'obiettivo è garantire che l'intelligenza artificiale rimanga uno strumento al servizio dell'umanità, non un pericolo. Comunque sono sicuro che anche nei lavori, quelli diciamo più creativi, l'intelligenza artificiale può diventare più brava di un artista o un creativo umano. L'intelligenza artificiale può sicuramente generare opere creative, ma l'unicità e l'originalità umana sono difficili da replicare. La creatività umana è influenzata dalle esperienze personali, dalle emozioni e dalla cultura, elementi che la AI non può replicare completamente. Quindi, anche se la AI può essere un potente strumento, l'elemento umano rimarrà insostituibile in molti ambiti creativi. In un magazzino dove si caricano e scaricano pacchi o ad esempio nei magazzini Amazon, io credo che tra 10 anni ci saranno più robot che lavoratori umani. È probabile che l'automazione aumenterà in ambienti come i magazzini. I robot possono svolgere compiti ripetitivi e fisicamente impegnativi in modo efficiente. Tuttavia, ci sarà ancora bisogno di persone per gestire, manutenere e supervisionare questi sistemi. La collaborazione tra umani e robot sarà la chiave. E ad esempio in campo artistico, quando in campo tipo cinematografico, dato che l'intelligenza artificiale già in questo momento riesce a replicare, riesce a produrre dei film, scene, quindi immagini, potrebbe essere un rischio per il lavoro umano. L'intelligenza artificiale può sicuramente creare contenuti artistici, ma il tocco umano, la narrazione e l'emozione che gli esseri umani portano sono uniche. La AI può essere uno strumento potente, ma non sostituisce la creatività e l'esperienza umana. Probabilmente vedremo una collaborazione tra AI e creativi umani, anziché una sostituzione completa. Guarda, io sono pienamente d'accordo con il discorso che fai tu, soltanto che resto dell'idea del fatto che molti potranno usare una scorciatoia della IA, ad esempio ho già visto persone che vogliono scrivere libri o scrivere sceneggiature, fare film, tutto attraverso la AI, però senza rilevare che stanno utilizzando proprio la AI. È una preoccupazione
preoccupazione valida. L'uso trasparente e l'etica nell'impiego della AI sono fondamentali. La creatività umana è unica e la AI dovrebbe essere vista come uno strumento di supporto, non un sostituto. È importante promuovere un uso responsabile e consapevole e valorizzare sempre il contributo umano. Bene ragazzi, abbiamo capito che il futuro che ci aspetta sarà un mix di paura e opportunità. Sta solo a noi scegliere quale delle due. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto per avere una consapevolezza di quello che sarà il futuro. Ma ora voglio sapere la vostra opinione ragazzi. Cosa succederà quando i robot sostituiranno tutte le professioni umane? Noi che faremo? Scrivetelo nei commenti e soprattutto fatemi sapere se pensate che il vostro lavoro possa resistere nel tempo. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Lascia un bel like a questo video e fatemi sapere la vostra opinione. Io sono Santiago e ci vediamo al prossimo video. Let's go!